Capitolo terzo. Il nome nell'epoca. Oggi, data la notorietà delle religioni monoteistiche, l'uomo moderno incontra il ministro prima del nome annunziato, l'istituzione e il patrimonio della sua imponente testimonianza prima della parola, mentre ci fu un tempo in cui la rivelazione biblica era limitata fondamentalmente alla sola parola, pochi segni, scarse le glorie. In Israele, già prima che avvenissero la distruzione del Tempio e la dispersione della comunità israelitica, il nome del Dio biblico non disponeva dei molti mezzi d'una immensa tradizione attraverso i quali oggi si fa conoscere dinanzi al mondo. Di questo periodo anteriore all'esilio noi vogliamo offrire qualche spunto alla riflessione, al fine di assicurarci una consapevolezza quanto più diretta possibile di una condizione che l'esilio, ancorché sapientemente, veniva ad aggravare. Intendiamo cogliere, insomma, qualcosa della difficile situazione d'una fede che rendeva a Yahweh una confessione priva di brillanti conferme storiche, a confronto con i culti promossi dalle teologie delle potenze dell'epoca, dei cui splendori abbiamo appena parlato. La valutazione di questa disparità è un punto di riferimento necessario se si vuole misurare l'ampiezza d'un contrasto di situazione, fra la condizione di inferiorità in cui il nome veniva annunziato, e le esigenze d'una fede assoluta in un nome, della cui natura le culture religiose dell'epoca potevano constatare soltanto la debolezza. Una commovente adulazione. L'alterigia con cui i re delle grandi potenze dell'VIII-VI secolo considerano il piccolo regno di Giuda, e Gerusalemme, capitale della dinastia davidica, ci dice in qual conto li tenessero. Se si pensa che la massima estensione territoriale raggiunta dal regno israelitico al tempo di Salomone non oltrepassava quello della nostra Sicilia, si potrà comprendere, ad esempio, perché il faraone Necao supplicasse il re Giosia di scansarsi, per evitargli di doverlo uccidere sul campo, come infatti avvenne nel 609. Sotto l'aspetto militare ed economico Israele non contò molto di più delle divisioni del Papa, secondo la nota battuta d'un uomo famoso a suo danno. Già il profeta Amos poteva far osservare a Yahweh che Israele era tanto piccolo, 7,2, e non conveniva infierire troppo. Di più, Israele aveva a nord-est l'Assiria, a est l'impero babilonese prima, indi quello persiano. A sud l'imperituro regno del Nilo fu una minaccia costante. Persino a ovest il litorale filisteo e fenicio non fu mai saldamente nelle mani dei re della dinastia davidica, anche ai tempi delle migliori fortune. Stretto nel beneplacito delle grandi potenze, le frontiere di questo celebre regno rimasero perennemente fluide e mal definite. Da aggiungere che le pressioni dei grandi blocchi militari erano, tutto sommato, meno insolenti dell'arroganza dei piccoli gruppi etnici limitrofi, come le tribù transgiordaniche e quelle a sud del Negev, Ammoniti, Moabiti ed Edomiti, gli Aramei damasceni a nord, popoli con i quali Israele, se non fu in perpetua guerra, si tenne nondimeno in stato di costante inimicizia. Perdura a tutt'oggi. Si aggiunga la divisione politica e religiosa all'interno del regno davidico, subito dopo la morte di Salomone nel X secolo, e lo stato di fraterna discordia fra le due tribù ebraiche meridionali, Giuda e Beniamino, che ebbero per capitale Gerusalemme, e le altre 10 tribù secessioniste del nord con capitale Samaria. Si avrà così un quadro storico idoneo, per comprendere quello che sovente può indisporci nella lettura di molti fra i libri profetici. Alludiamo ai vaticini spesso diffusi a mitraglia per tutto il giro dell'orizzonte palestinese, senza risparmiare nessuno, tanto nel presente che nell'avvenire. Questo stato di cose ci farà soprattutto misurare quanto la speranza messianica, di cui la tribù di Giuda fu l'erede prescelta, oltrepassasse i confini d'una provincia singolarissima, dalle cui labili frontiere la ferma fiducia nelle promesse universalistiche fatte dal nome straripava sulle nazioni idolatriche, con una potenza di fede da lasciare allibiti coloro che oggi volessero riflettere sul messianismo ebraico, colto nei fatti che lo videro nascere e condensarsi in un libro. Di rimando, per nulla intimoriti da questi strani sogni di potenza, dei quali i popoli dell'area medio-orientale avevano udito ventilare qualcosa. Cantateci i canti di Sion, diranno i babilonesi ai deportati ebrei, secondo il Salmo 137,3. I re delle nazioni pagane in ogni loro passeggiata sul territorio di Yahweh, depredavano dal suo tempio in Gerusalemme, tesori e arredi sacri. Così fece il faraone Sesonc nel X secolo. Così faranno Nabucodonosor e i Seleucidi d'Antiochia, rispettivamente nel VI e III secolo a.C.
E anche quando le cose andavano per il meglio, le diplomazie delle grandi potenze imponevano alleanza ed esigevano gravosi tributi. Guai a rifiatare poi le protezioni politiche non richieste. I diritti accampati scaturivano dal prestigio visibile del nome di quelle divinità, sulle quali quei regni si erano costruiti, e nel nome delle quali spadroneggiavano, alternandosi con ininterrotta cadenza. Bisogna entrare in questo giuoco di rapporti umani e riviverlo quanto possibile, al fine di poter meditare senza timori sulla gloria di Yahweh, guardandosi particolarmente dal corteggiarla con infingimenti, se si vuol comprendere l'umiltà delle forze che hanno fatto germogliare questa storia d'amore, unica in tutto il corso del pensiero umano. Le favole mitologiche, alle quali è perdonato il privilegio di raccontare cose belle al di fuori del tempo, hanno inclinato la nostra cultura religiosa, più di quanto non si creda, a guardare l'iniziativa divina in un contesto epico. Così è avvenuto che anche i credenti abbiano ceduto talora alla reticenza, davanti alla povertà della storia attraverso cui Yahweh è divenuto a poco grande. Del resto, la stessa letteratura apocalittica extrabiblica fa capire che i credenti hanno avuto sempre un certo timore di trovarsi a tu per tu, con la povertà dell'iniziativa divina, con la debolezza dei mezzi adoperati, e soprattutto con le sue scelte. Chiaramente il Dio della Bibbia non ama le prodezze, e neppure i molti testimoni, di cui anche la difficoltà di documentarne il valore nell'epoca dei lumi. In tali condizioni rimane perciò difficile trattenersi dall'abbellire qualcosa, o dal trascurare qualche spiacevole panorama. Così, ricacciata fra le debolezze dell'uomo, alla fede biblica è stata negata una propria storia, e un posto fra le più fortunate sorelle del sapere. È questa una delle ragioni per cui oggi, il libro della Bibbia è stimato più del suo messaggio, le sue sembianze letterarie trovano maggior gradimento che non il suo valore religioso. Ciò comporta la persuasione che, sotto l'aspetto scientifico, la Bibbia è un libro interessante, ma senza risultati, proprio perché insegna una dottrina sulla quale non è stato costruito il mondo scientifico contemporaneo. Ed ecco, invece, che il piccolo Israele biblico alla sorte politica, in cui venne a trovarsi stretto, opponeva un regno della speranza mediante la predicazione profetica, poco conta se mal compresa anche dai propri correligionari. Questa speranza faceva capo a un nome esigentissimo, carico di difficili progetti, e che non barattava la sua potenza con nessuna delle iniziative proposte dall'uomo per esaltarlo. Allorché infatti Davide volle onorarlo con un tempio stabile sulla vetta del colle su cui si appoggiava la Gerusalemme del tempo, si sentì rispondere da Yahweh per mezzo del suo profeta. Forse che tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Ma io, fino a oggi, non ho abitato una casa. Da quando ho fatto uscire gli israeliti dall'Egitto, sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione. Sinché ho camminato or qua or là, in mezzo a tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: perché non mi edificate una casa di cedro? 2 Samuele 7,5-7. Difficile Yahweh, difficili le condizioni economiche e tecniche del regno. Quando il benestare del suo Dio permise a Israele di edificargli un tempio, il re Salomone si trovò nella necessità di ricorrere alle maestranze fenicie, per innalzargli un santuario che i suoi sudditi non avrebbero saputo costruire, di modo che persino l'opera del tempio, orgoglio della comunità, trovò un Israele del tutto sfornito di quell'arte che in Egitto e in Mesopotamia aveva creato monumenti immortali agli idoli, imponendone il nome e il fascino. L'abbiamo visto. Lo scandalo di Israele. Il popolo che ha dato all'umanità il più noto libro del mondo, non fu dunque una stirpe di qualche fama, tra le genti della propria epoca. Yahweh aveva seriamente compromesso la sua fisionomia teologica, affidando il nome a uno sparuto ceppo di tribù seminomadi. È perciò un nome da capire anche nel modo con cui concepisce il suo onore. Del resto la stessa città dove Yahweh aveva stabilito il suo trono, la Gerusalemme delle speranze messianiche, quella che nel libro di Isaia viene esaltata quale futura madre di tutte le genti, poteva raggiungere a fatica una manciatina di migliaia di persone al tempo di Salomone, mentre i 18 chilometri d'estensione delle mura di Babilonia, e quelle altrettanto imponenti dell'Assira Ninive, potevano dare qualche credito alle divinità tutelari che vi si adoravano. Chi avrebbe allora puntato un soldo sul nome che aveva un tempio in una capitale come Gerusalemme, la quale, a sua volta, oltre ad avere un solo Dio, aveva anche una sola sorgente per sopravvivere, giù nella valle del Cedron?
In questo contesto possiamo capire con quale voce potevano essere proclamate dai profeti le parole d'una sconfinata ammirazione per la sua grandezza, le lodi con cui i salmi ne celebravano la potenza, i vaticini che ne profetizzavano l'universale signoria. E tuttavia questo contrasto venne sostenuto con una fedeltà di parola e di vita straordinariamente coerente, da parte d'uomini ex pecorai come Davide, profeti a quanto sembra, balbuzienti come Mosè e Geremia, schivi agricoltori lanciati nella contesa religiosa come Amos e Michea. La ribadita e sorniona perplessità del popolo, dinanzi alla predicazione dei profeti, doveva con ragione confrontarsi con questo inaudito modo di presentare un Dio tanto smisurato nel concetto, santissimo nei precetti, e tanto piccolo nella realtà civile e politica, che lo rappresentava davanti alle culture del tempo. Come poteva non apparire insensata adulazione, la commovente rinunzia al senso comune delle cose, all'onore del proprio nome, come dice d'aver fatto in questo servizio il profeta Geremia, 15:20. La tremenda contraddizione, in cui la vocazione profetica metteva questi uomini della fede, non lasciava nemmeno Yahweh in un letto di rose. Quel che il suo spirito suggeriva al profeta, era del resto la rivelazione della sua incomprensibile sapienza, che lo manifestava unico fra i giudici della storia, una sapienza però che diventava facile bersaglio delle più ragionevoli obiezioni di cui disponga la mente umana, adulatrice della forza che si esprime, e che la Bibbia intanto colpisce come pensieri dell'empio. I salmi, ad esempio, ribollono degli scherni del beffardo che ribatte senza sosta: dov'è il vostro Dio? La preoccupazione di salvare l'onore del nome agita il cuore dei salmisti, coinvolti nella medesima sorte ogni volta che ne esaltano l'unicità, e la gloria, la sapienza, la potenza, e pure il valore in battaglia. Da ciò deriva il ritmo senza respiro degli inni, la trasparente vergogna delle suppliche, affinché Yahweh salvi l'onore del suo nome. Per amore del tuo nome, è un ritornello presente in tutti i colloqui, tipo di un modo di pregare, che oggi non esiste più nelle nostre orazioni, togliendo così alla fede l'umiltà d'una infantile tenerezza. L'ebbero però gli uomini che misero sulla bocca del re Salomone la seguente preghiera, proclamata nel giorno della dedicazione del Tempio, nel X secolo a.C. Benedetto Yahweh, il Dio di Israele, che ha adempiuto con potenza quanto aveva promesso con la sua bocca a David, padre mio, dicendo: mi sono scelto Gerusalemme, affinché vi dimori il mio nome, e mi sono scelto David perché sia capo del popolo di Israele. Yahweh, Dio di Israele, non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli, né qua giù sulla terra. Tu mantieni l'alleanza e la misericordia, con i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il cuore. Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto meno questa casa che io ti ho costruita. Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno su questa casa, sul luogo di cui hai detto: lì sarà il mio nome. Ascoltali dal luogo della tua dimora, dal cielo, ascolta e perdona. Quando il tuo popolo sarà sconfitto di fronte al nemico, perché ha peccato contro di te, se si rivolgerà a te, se loderà il tuo nome, se ti pregherà e supplicherà in questo tempio, tu ascolta dal cielo, perdona il peccato di Israele tuo popolo, e fallo tornare nel paese che hai dato ai suoi padri. Anche lo straniero, che non appartiene a Israele tuo popolo, se viene da un paese lontano a causa del tuo nome, poiché si sentirà parlare del tuo grande nome, della tua mano potente e del tuo braccio teso, se egli viene a pregare in questo tempio, tu ascoltalo dal cielo, luogo della tua dimora, e soddisfa tutte le richieste dello straniero, affinché tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome, ti temano come Israele tuo popolo, e sappiano che al tuo nome è stato dedicato questo tempio che io ho costruito. Quando peccheranno contro di te, poiché non c'è nessuno che non pecchi, e tu, adirato contro di loro, li consegnerai a un nemico e i loro conquistatori, li deporteranno in un paese ostile, lontano o vicino, se nel paese in cui saranno deportati, rientreranno in se stessi e si convertiranno a te, supplicandoti nel paese della loro prigionia, dicendo: abbiamo peccato, abbiamo agito da malvagi, da empi, se torneranno a te con tutto il cuore e con tutta l'anima, ti supplicheranno rivolti verso il paese che tu hai dato ai loro padri, verso la città che ti sei scelta, e verso il tempio che io ho costruito al tuo nome. Tu ascolta dal cielo, luogo della tua dimora, la loro preghiera e la loro supplica, e rendi loro giustizia. Siano aperti i tuoi occhi alla preghiera del tuo servo, e del tuo popolo Israele, e ascoltali in quanto ti chiedono, poiché tu li hai separati da tutti i popoli della terra come tua proprietà. Primo libro dei Re,
8,23-53. La grandiosità di questa preghiera è pari alla visione universalistica che l'anima. È un monumento, anche letterario, basato sullo splendore della misericordia. I popoli che trionfano hanno templi poderosi, festeggeranno le loro vittorie ai piedi delle zikkurat, ma l'uomo che avrà bisogno di trovare la pace e riacquistare la dignità morale e il senso della propria vita, verrà a Gerusalemme, a prostrarsi davanti a Yahweh, Dio del perdono. Che insignificante divinità! Questa è la Bibbia, e questa, la sua porzione d'eredità, fra le culture umane. Vedremo ora quale concetto se ne facessero coloro che furono contemporanei a questo singolare modo di credere e di esistere.